la fenomenologia della precarietà, solitudine, banalità, violenza, desertificazione, vagabondaggio e nomadismo digitale. Vi sono in epoche diverse molti modi di stare al mondo, diciamola così. E anche qui, come dire, il rapporto tra quello stare al mondo che consideriamo assolutamente normale per la semplice ragione che è praticato dalla maggioranza, e quelle condizioni limite in cui il grado di sofferenza individuale e anche familiare, eccetera, si mostra. Dicevo, nei vari modi di stare al mondo sono depositati gli indici, gli indicatori di quali sono in qualche modo le condizioni psichiche collettive in cui è possibile vivere. Faccio un esempio. Di che cosa noi abbiamo bisogno oggi? Cioè noi oggi oscilliamo, e lascio perdere naturalmente i grandi territori dell'invenzione, della creatività, quei luoghi che anche grazie alle grandi risorse dei new media, delle nuove forme della comunicazione, alle grandi possibilità che la molteplicità, la simultaneità, cioè tutte quelle cose che ci offre oggi la macchina della comunicazione, che evidentemente ci sposterà in una dimensione del futuro, di un futuro che quasi quasi non riusciamo ancora a trattezzare. Io non sto parlando di quello, in realtà io giudico sempre una società non dai conquistatori ma dagli sconfitti. Questo è importante per me, perché è chiaro ci sono i conquistatori, una nostra gioventù, la gioventù nostra non è tutta malata, è molto sana, è molto creativa, è molto, come dire, vive il proprio mondo aperto, insomma, mille valori. Dunque, io non parlo di quello, ma parlo di quello in funzione di chi sta fuori, di chi ne è fuori, degli sconfitti, degli esclusi, perché sono quelli che decidono se la mia società è decente o no, per usare il titolo di un bel libro, per costruire una società non indecente, perché è una società che per esempio privilegi l'efficacia, l'efficienza, il merito, l'eccellenza. Oggi si parla di eccellenza in tutti i luoghi, che è la vecchia idea delle elite. Va molto bene, io non sono contrario che ci siano le elite, non sono contrario che in qualche modo si privilegiano i migliori, per cui si gira la voce che adesso il liceo non si fa più in 4 anni o in 8 anni tra il media e il liceo, ma in 7 anni per i migliori. Gira questa voce. Quindi tutte queste tendenze a costruire dei gruppi elitari, i più bravi, va bene, a condizione che questo non sia un elemento di indecenza per chi non ce la fa. Io sto dalla parte di chi non ce la fa, di loro mi occupo. Chi ce la fa forse non ha bisogno di me. Ma lo ripeto, tutti i tentativi di fare di una società dell'eccellenza, del merito, insomma tutto quello che lei vuole, delle elite scientifiche, cioè, va tutto bene a condizione che questo non si carichi sulle spalle di chi sta fuori. E questo è bene dirlo, perché questo per me è un credo forte, un elemento forte. Allora, per tornare al punto, come si sta al mondo? Io direi per chi non ce la fa, per chi fa fatica. Oggi ci sono 2 modi di stare al mondo. Di tentare di resistere al mondo che è veloce, che è un mondo che vive nella sua ovunquità. Da una parte è il tema della frenesia. Bisogna essere frenetici. Il mondo va così veloce che bisogna correre. La frenesia ci obbliga a correre, noi corriamo sempre, ora lo dico quasi con un po' di cinismo, dimentichiamo che se corriamo veloce raggiungiamo la morte prima. E dunque è un paradosso, ma in realtà tutti corriamo, tant'è vero che sogniamo la sosta, le vacanze, e poi corriamo anche in vacanza. Ecco, corriamo, la frenesia. Se non sei frenetico, hai qualcosa che ti manca. Si corrode qualcosa in te. Secondo elemento, non soltanto la frenesia, l'eccitazione. Io devo sempre essere eccitato, qualche cosa che produca in voi delle sensazioni forti, delle emozioni shock, come si dice.
E allora questo lo vediamo alla televisione, lo vediamo nella vita quotidiana, lo vediamo nel bisogno di cambiare continuamente, nel bisogno poi abbiamo le forme patologiche naturalmente di tutto questo. Il bisogno sempre di essere frenetici, eccitati, di essere sempre connessi a una rete di eccitazione collettiva. Sull'altro versante naturalmente c'è il polo opposto. Perché facciamo così? Perché abbiamo paura di cadere nella noia, nello stato apatico, nello stato in cui perdo ogni energia. E tutto questo, se lo si comprende bene, siamo ben lontani dalle costellazioni conflittuali che sono state studiate nella psicopatologia del Novecento. Siamo in un'altra dimensione, siamo in quella che chiamerei dell'economico energetico. Cioè l'uomo sta bene o sta male a seconda di come funziona il suo meccanismo economico energetico. Come se fosse una pila. Un uomo pila, che ogni tanto deve essere caricato, anzi come un telefonino, tutte le sere lo devi caricare, ha 1000 funzioni. I telefonini oggi hanno 1000 funzioni. Si può vedere la televisione, si può guardare la meteo, si può leggere i giornali, ma hanno un difetto. Hanno le pile che sono un po' più in difficoltà, per cui devi caricare la pila tutti i giorni, se no il telefono non funziona. Allora capisci, se l'uomo è ridotto a diventare una pila che devi caricare, è chiaro che allora l'eccitazione ha un senso, la frenesia ha un senso, perché se no si entra nella zona dello zero, nella zona dell'inefficacia. E se tu sei inefficace, se tu sei incapace, se tu tu assomigli a un depresso, alle nuove forme di depressione per vergogna, per impotenza, ecco, non è più il conflitto che regola da una parte la vita umana e dunque anche le sue patologie, ma è la dimensione della impotenza. Noi siamo una società di uomini pila che arrischiano tutte le sere da una parte di doversi ricaricare o no, di essere condannati alla propria inefficacia.